nostra casa editrice Giovanni Levi, che fa parte appunto anch'essa, diciamo, della nostra fondazione, anzi è nata prima della fondazione storicamente, e che, come sapete, dall'arte contemporanea ha aperto anche all'archeologia proprio per il progetto della fondazione. E questa sera con grande piacere parliamo di un argomento molto dibattuto in questi ultimi anni, che va un po' a onde e adesso è ritornato ancora un po', diciamo così, di moda e per tanti motivi, vista le situazioni geopolitiche che abbiamo, per cui l'arte pubblica diventa veramente un argomento fondamentale anche per il momento in cui noi viviamo. Lascio però adesso a Cristina Baldacci, che modererà l'incontro, la presentazione dei nostri relatori, che ringrazio a nome della Fondazione e a nome di Giovanni Levi. Grazie. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti e a tutte e benvenuti a questo incontro, che è un incontro su un tema che raduna tantissimi temi in realtà, tra appunto memoria, arte e spazio pubblico. Abbiamo qui con noi tre speaker che da direi più di 20 anni ciascuno in varie direzioni di studio, di ricerca e di lavoro sul campo si sono occupati di arte pubblica e alle loro spalle hanno anche 3 recenti pubblicazioni che mi piace citare stasera, perché poi il dibattito parte proprio anche da questi libri, che raccolgono appunto un po' l'esperienza di tutti e tre, ventennale, più che ventennale, di tutti e tre. Allora, partiamo da Anna Deterich, che è recentemente uscito nel 2022, il suo Arte in relazione, 20 anni di progetti e riflessioni sullo spazio pubblico, che raccoglie le attività e anche la ricerca, ma soprattutto il lavoro sul campo. Tutti sei definita giustamente un'attivista culturale, del lavoro fatto con l'organizzazione che coordini e dirigi, che è Connecting Cultures. Appunto tu sei stata per tanti anni hai curato il domenicale, diciamo del Sole 24 Ore, la parte su arte e cultura, poi ti sei stufata e hai detto voglio avere appunto, voglio diventare un po' più attivista, adesso la diciamo così anche per ridere, ma insomma voglio passare dalle parole ai fatti, e è fondato Connected Cultures ormai 20 anni fa. Di più, nel 2001. Al tuo fianco c'è Andrea Pinotti, che oggi omaggiamo per l'uscita del suo libro con tra l'altro Giovanni Levi, Monumento, un paradosso della memoria. Anche Andrea, ne abbiamo ben una. Anche Andrea si è occupato soprattutto di studi legati alla memoria e a come appunto la memoria e diciamo anche la relazione temporale si connettono all'idea del monumento e poi, come vedremo, anche del contromonumento soprattutto, e quindi diciamo della sua interpretazione più in chiave contemporanea e legato all'arte contemporanea proprio. E questo suo libro, che già svela appunto nel titolo non solo il paradosso della memoria, che è il filo rosso che accompagna tutto, che percorre tutto il libro, ma anche questa ambivalenza tra monumento e nonumento, come idea di antimonumento, contromonumento, ma non solo. Andrea è docente alla Statale di Milano in estetica e recentemente, anche negli ultimi anni, coordinatore o PI, come si dice, Principal Investigator, di un grosso progetto di ricerca dedicato alla iconology, quindi allo studio dello statuto delle immagini
nel momento in cui le immagini diventano ambientali o immersive, soprattutto con le tecnologie digitali. Per Joan Levy tu hai anche curato un bellissimo libro sul concetto di cornice e quindi sei già di casa, insomma, un po'. E poi, last but not least, Roberto Pinto, che di arte pubblica si è diciamo, occupato sia a livello accademico, quindi di ricerca, studi, ma poi anche di curatela e diciamo, azione sul campo. Anche tu, commentavamo prima, da più di 20 anni, non diciamolo troppo forte, ma è così, ma quindi con una lunga esperienza e soprattutto con il progetto recente che racconti insieme a tante altre voci, anche grazie a un convegno di più giorni, di 5 giorni, che ha fatto parte un po' del public program, di questa avventura, direi, che è quella del progetto della Artline, quindi di questo museo a cielo aperto che pian piano sta prendendo forma, è quasi finito, esatto, a City Life, quindi già in un luogo della città che diciamo è legato a un progetto di riqualificazione urbana. Quindi il terzo libro che sta alle spalle, poi non li citiamo più o quasi, ma della nostra conversazione, è Le relazioni oltre le immagini, che anche questo è un bellissimo titolo, approcci teorici e pratiche dell'arte pubblica, ed è curato insieme a Cecilia Guida, che ha tra l'altro curato tutto il public program dell'Artline. Bene, allora, come potete immaginare, gli argomenti, i casi, gli esempi potrebbero prendere infinite direzioni. Io però vorrei iniziare con una domanda da declinare un po' per tutti e tre. Vorrei iniziare dal rapporto o dal paragonare l'arte pubblica, cosa che fate tutti e tre in modo diverso, a uno spazio di relazioni. Inizierei con Andrea, solo perché partiamo da un discorso mnestico, legato a questo paradosso della memoria di cui adesso ci racconti, e partirei col chiederti appunto se è uno spazio, l'arte pubblica è uno spazio di relazioni. Nel tuo caso, o nel caso anche del tuo libro, è soprattutto, o riguarda soprattutto, una relazione temporale tra passato, presente e poi anche futuro, e una relazione tra memoria e oblio. Ed è questo anche quello che giustamente adesso devo trovare anche l'immagine, ci ricordi, avendo scelto per la copertina, adesso poi torno indietro, scusate, quest'opera di Eva Marisaldi, che sono appunto dei post-it che, come dice appunto anche nel libro, quando si iscrive qualcosa lo si fa per ricordarsi, ma subito ce lo si dimentica, no? Quindi il paragone qui è con il monumento come appunto opera pubblica che ci dovrebbe ricordare qualcosa, ma poi ci dirai appunto se veramente ci ricorda qualcosa o se spesso lo dimentichiamo. Vorrei anche partire da un'altra immagine per tutti e tre, che è questo monumento che abbiamo vicinissimo in linea d'aria, che sta ai giardini di Porta Venezia, e che è il monumento a Montanelli, che è stato collocato nel 2006 e che a partire dal 2012 ha avuto vari episodi da una parte c'è qualcuno che li chiamerebbe imbrattamento o vandalismo, noi invece oggi li chiamiamo di appropriazione. E adesso lascio a te la parola, Andrea, perché nel tuo discorso, anche nel tuo libro, tu fai riferimento anche a questo monumento che nel discorso
diciamo, riattivi come monumento, proprio grazie a questa azione di riappropriazione da parte della comunità cittadina, o nel caso specifico di un collettivo femminista che non una di meno, e di un collettivo studentesco soprattutto, uno l'ha imbrattato di rosa bubblegum e l'altro di rosso sangue. Sì, grazie Cristina. In effetti mi ha fatto molto piacere usare questa immagine di un'opera di Eva Marisaldi come copertina, perché non è un'opera che riguarda un monumento, un memoriale, ma in qualche modo riguarda una pratica, quella del post-it, con cui noi copriamo le porte dei nostri frigoriferi o i muri dei nostri studi, perché soprattutto nella prima parte di questo libro cerco di ricondurre il bisogno umano di produrre monumenti, nel senso di memoriali, di oggetti che ci ricordano di un evento importante o di una persona importante, in un contesto più ampio che è quello dei promemoria, dei memorandum, del memento, del post-it appunto, no? E se noi pensiamo a questi dispositivi, così come li gestiamo nella nostra vita individuale, una volta si facevano i nodi ai fazzoletti, ma andiamo indietro le tavolette di cera, che se guardiamo certe iscrizioni o certe pitture vascolari, questi prendevano gli appunti sulle tavolette di cera e avevano la stessa postura e usavano gli stessi strumenti, lo stilo, come noi oggi facciamo con il tablet e la penna ottica. E quindi, ma il cloud, in fondo pensiamo che sia questa repository, questo archivio immateriale al quale affidiamo note di calendario, appunto, memo, segnali temporali che ci ricordano ciò di cui appunto è punteggiata la nostra esistenza. E allora ho detto, ma in fondo che cosa sono i monumenti, che cosa sono i memoriali, se non questa operazione che ognuno di noi fa, prendo nota per non dimenticare, trasposta dal livello della vita individuale al livello della vita sociale, della vita collettiva, della vita comunitaria. Qui si apre già un problema, nel senso che innanzitutto la vita individuale e la vita sociale non sono due mondi separati. Apro con una citazione da una poesia di Baudelaire che dice: ho più ricordi che se ci avessi 1000 anni, no? Perché mi porto dietro non solo la mia vita individuale, ma anche, se vogliamo, la vita della specie, la vita della comunità nella quale io sono nato senza scegliere dove nascere, quando nascere, in che città nascere, ma per il solo fatto che sono nato qui in questo tempo e non là in un altro tempo, tutto questo comporta che la mia educazione, ad esempio, mi inserisca in un contesto che mi trascende, che va oltre la mia vita individuale. Io ho accesso a delle conoscenze che si sono accumulate nelle generazioni precedenti e che io, non solo perché faccio l'insegnante, ma perché magari semplicemente genero degli altri individui, trasmetto alle generazioni successive. In filosofia tutto questo si chiama estasi temporale, cioè c'è un presente, c'è un passato, c'è un futuro, sono tre estasi, e i monumenti fanno da ponte, sono pontefici nel senso che sono facitori di ponti che tendono una linea di continuità da una generazione alla successiva. E questo è il primo punto, quindi vita individuale e vita collettiva si intrecciano, si intersecano, una si fonde nell'altra, perché non ci sarebbe vita collettiva se non ci fossero gli individui, ma in maniera circolare non ci sono individui se non dentro un contesto che va oltre gli individui stessi. L'altro problema, dei tanti che possiamo citare, che si apre quando si parla di memoria collettiva, ma di quale collettività? Perché vedo che Roberto giustamente annuisce, perché
Un problema che mi sono trovato, io tra l'altro poi qui sono un dilettante perché loro ne sanno, io arrivando da una formazione non storico-artistica, mi tremono le vene dei polsi a toccare questi temi che mi rendo conto che io tiro verso il mio mulino, che è un mulino più di riflessione teorica che non di analisi storico-artistica. In ogni caso, una cosa che mi ha interessato in questo percorso è vedere come il monumento sia un'operazione anche profondamente ideologica, che costruisce una memoria e la costruisce e la irrigidisce e la ripropone poi ad una comunità dicendo: ecco, vedi qual è il tuo passato, vedi qual è la tua identità. E questo tende a non solo a irrigidire, a ossificare il passato, ma anche a renderlo un discorso unitario, comunitario, come se la comunità fosse qualcosa di singolare. La statua di Montanelli è per me un motore di senso, nel senso che, passate il gioco di parole, è un tipo di monumento che, come spessissimo accade quando viene eretto un monumento nuovo, grande dibattito. È una statua ispirata alla famosa fotografia di Toscani di Montanelli, che scrive nei corridoi del Corriere della Sera sulla sua Olivetti, che non credo fosse lì, seduto su una pila di giornali, troppo uguale alla fotografia, pure troppo poco uguale, perché nella foto Montanelli c'è il cappello di testa, qui invece c'è il cappello di fianco. Tanto dibattito, pensate anche ad un altro monumento cittadino come il monumento Pertini, no? Completamente diverso, di Aldo Rossi, che trovate in fondo a via Monte Napoleone, no? Tanto questo è figurativo e mimetico, riproduttivo, replicativo della fotografia, quanto quello di Aldo Rossi è astratto, non si vede la figura di Pertini, no? Spostiamolo in periferia, no? 2 anni, Roberto e Anna sanno molto bene queste storie di questo rigurgito periodico che salta fuori intorno a questi monumenti, li rimuoviamo, sono brutti, sono belli, vanno bene, vanno male, poi però finisce che subiscono quell'effetto che aveva descritto già negli anni 20 un autore molto culto come Robert Musil, in pochissime pagine dedicate ai monumenti, diceva: non c'è niente di più invisibile al mondo dei monumenti, vengono eretti per sembrare massimamente efficaci nel tessuto urbano e poi pian piano vengono riassorbiti dallo sfondo, non riescono più a fare figura contro sfondo, nessuno se ne accorge più. Pensate a quanti monumenti tutti i giorni vedete al centro delle piazze, che per voi sono solo dei monumenti che stanno al centro geometrico di una rotonda, di una rotatoria, ma dei quali non saprete assolutamente dire qual è il messaggio che stanno urlando, come cattedrali nel deserto che nessuno più ascolta. Guarda un po' alle tue spalle, così facciamo parliamo di un altro monumento cittadino. Esatto, un monumento o una serie di monumenti, perché Cristo aveva avvolto Vittorio Emanuele in piazza Duomo e Leonardo in piazza della Scala, sottraendo ai milanesi dei monumenti che stavano davanti agli occhi di tutti, che forse però proprio per quello che ho appena ricordato Musil diceva dei monumenti, nessuno se ne accorgeva più, no? E lui fa un'operazione inversa a quella dello svelamento del monumento, cioè il monumento viene svelato quando viene inaugurato e Cristo fa un momento di velamento del monumento stesso, te lo sottrae alla vista, forse ti rendi conto per la prima volta che lì c'era qualche cosa che era un monumento, ti domandino come sarà fatto di sotto il velo questo oggetto, te lo fa perdere nel tentativo di fartelo riguadagnare ad un livello più alto. E io penso che mi piacerebbe anche molto sentire naturalmente cosa ne pensano Roberto e Anna di questa idea, che la monumentalità, proprio perché è l'espressione di comunità plurali
che si identificano nei monumenti, che poi li contestano, che poi cercano di riappropriarsene come le secchiate di colore su Montanelli, siano dei campi di tensione e che vadano concepiti come dei campi relazionali. Tra l'altro la relazione è un termine che torna molto anche nelle vostre pubblicazioni, perché non devi mai analizzare il monumento nella sua atomistica e irrelata singolarità, ma lo devi sempre vedere in un tessuto urbano e pensare che ad esempio al MUDEC c'è una replica della statua di Montanelli di Cristina Donati Maier con sopra una bambina eritrea, che era la famosa bambina che Montanelli si era sposato a 12 anni quando era ufficiale di un battaglione di Ascari in Africa orientale, no? Un episodio che anche questo periodicamente torna alla ribalta. Montanelli viene accusato dai suoi detrattori di essere un razzista stupratore di bambine, dai suoi difensori invece difeso in quanto bisogna contestualizzare la figura di Montanelli come una figura che negli anni 30 come maschio bianco, imperialista, fascista aveva evidentemente un certo tipo di background culturale che comprendeva anche tra le tante cose. Noi abbiamo gasato delle persone, come sapete, in Africa orientale, nonostante fosse un'operazione illegale dal punto di vista delle leggi internazionali sulla guerra. Non solo si gasavano i nemici, ma si sposavano anche delle bambine. Infatti questo intervento di appropriazione è chiaramente un atto critico nei confronti di una memoria e di un personaggio pubblico di cui appunto si tramanda una certa memoria attraverso questa statua ma non un'altra. Allora Roberto... No, aggiungo solo... Sì. Aggiungo solo no? Mi sentite? Sì, ok. Dico aggiungo solo... No. Vediamo un po' così. Mi sentite? Sì, ok, sì. No, dicevo che quello che veniva contestato, almeno io ho un po' di studenti, studentesse che sono parte di questi gruppi, quindi quello che diciamo per loro era importante sottolineare anche che ci sono dibattiti pubblici che sono ormai su YouTube, i suoi interventi in televisione che non si è mai scusato di questo, cioè l'ha sempre rivendicato come addirittura un elemento, diciamo, di andare incontro alla cultura di arrivo, quindi alla cultura africana, e lì si faceva così, quindi faccio anch'io così. Quindi posso sposare una bambina di 12-13 anni e appunto usarla come uno strumento sessuale, un oggetto sessuale. Un animaletto docile. Un animaletto docile, esatto, lui lo usava questi termini, quindi è chiaro che insomma il personaggio, per quanto abbia appunto svolto un ruolo importante nel giornalismo, è stata una figura in qualche modo veramente indipendente, che può essere per certe cose preso per esempio, però a livello diciamo di rappresentazione anche per parlando di futuro, quindi l'idea di futuro, che cosa lasciamo anche agli altri, cioè trovare una statua di un personaggio così contraddittorio, francamente io mi sono molto stupito, ecco. E tutto sommato non so dare torto a queste persone che hanno fatto questo tipo di intervento, anche tra virgolette la storia dell'arte, perché tutto sommato hai ragione, il monumento è qualcosa di importante, qualcosa che crea questo ponte tra passato e futuro, ma c'è monumento e monumento. C'è la gente che raccoglie i soldi per fare il monumento a tutti i caduti della prima guerra mondiale e diciamo la maggior parte dei monumenti che troviamo nelle piccole città è fatto così, no? Raccogliendo i soldi e dire oh, sì, perché c'è mio padre, c'è mio figlio, c'è mio fratello che è morto e quindi dobbiamo fare qualcosa per raccontarli, no? Per non farli svanire, no? E dall'altra parte c'è un po' di imposizione che normalmente si fa del monumento che con un'appropriazione proprio dello spazio pubblico da parte del potere, come spesso sia, si impone con delle cose. Ma infatti come domanda volevo farti proprio questa, anche pensando poi alla tua esperienza con Artline, cioè il fatto che appunto qui c'è stato poi un grosso dibattito perché naturalmente c'era una parte della comunità che voleva
addirittura far togliere, no, la statua, e il sindaco Sala ha detto no, la teniamo perché comunque è stato anche un personaggio importante per la storia italiana, per la storia di Milano, del giornalismo e della cultura. Allora, in questo spazio delle relazioni c'è questa relazione anche tra diciamo, le decisioni dell'amministrazione pubblica verso appunto l'arte pubblica e i monumenti, e invece quelle che sono le reazioni di chi guarda, no? Di chi guarda e non solo, della comunità, che non sempre accoglie certe opere, certi monumenti così come o l'artista o l'amministrazione pubblica avrebbero voluto, no? Questo è anche un punto importante. Assolutamente, questo quando insomma, abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto di Artline mi veniva in mente tutti i momenti, tutti i giorni, quello che era successo per esempio a Richard Serra o a Rachel Whitehead, che sono due artisti molto riconosciuti dall'ambiente insomma, culturale, artistico, internazionale, ma che nel momento in cui hanno fatto dei lavori importanti a New York e a Londra, quindi anche città molto abituate a vivere diciamo, un rapporto con la contemporaneità molto prossimo, quindi non soltanto a livello pubblico, ma anche con questi grandi musei che insomma, hanno fatto anche un grandissimo lavoro di alfabetizzazione proprio visiva. Però appunto anche in quei casi c'è stata la rimozione, le persone che hanno protestato, che proprio perché erano sotto i riflettori questi lavori hanno visto come un'imposizione dall'alto, e quindi è chiaro che insomma, qualsiasi tipo di intervento pubblico, come dire, sponsorizzato, sostenuto da un'istituzione ha questo problema, è chiaro, no? E poi anche in questo rapporto relazionale il desiderio, le volontà anche qui dell'amministrazione pubblica e invece la creatività, no, degli artisti. Tu racconti anche nel libro che appunto avete dovuto insieme agli artisti scegliere un certo tipo, no, di pratiche, di lavori e non altri che non sarebbero stati, adesso poi qui arriviamo anche a tutto un altro discorso, permanenti come appunto un monumento, un'opera pubblica, no, vuole fondamentalmente, ma non è solo un'idea di permanenza. Diciamo, in qualche modo questo libro è un po' anche il rendersi conto che fare una collezione d'arte permanente dentro uno spazio pubblico, proprio questa idea di permanente rende complicata come dire, la costruzione e cioè, come dire, l'essere attuale di questa costruzione, perché molta dell'arte che si fa oggi in qualche modo è contaminata, si incrocia, ha bisogno anche proprio di una temporalità, quindi anche di un aspetto, come dire, possiamo dire performativo in un certo senso, no? Ma comunque di una relazione con le persone, ma anche di una temporalità, cioè fare questa cosa che è valida in questo momento. La scommessa del comune era esattamente il contrario, cioè sono anni di urbanizzazione, quindi sono soldi che vanno a costruire delle strutture permanenti, non si possono spendere se non creano delle opere che almeno debbano durare almeno 10 anni, ma con l'idea di farle durare ovviamente anche di più, per cui tutta una serie di cose mancava. Quindi diciamo, abbiamo fatto questo, come dire, public program, che poi purtroppo è andato a incrociare il Covid, tutta una serie di, diciamo, anche problemi di, appunto, anche di divulgazione di questa cosa, di questo tentativo di fare un ragionamento proprio intorno all'arte pubblica. Quindi che cosa non abbiamo fatto anche? Quindi ciò che abbiamo fatto è visibile in parte già adesso. A ottobre, novembre probabilmente avremo finito tutto, quindi sarà visibile quello che insomma siamo riusciti a fare, con qualche lavoro che non siamo mai riusciti a sviluppare, proprio anche incrociando questo tipo di problemi. Però ecco, volevamo anche che lo strumento di fare una collezione d'arte permanente fosse anche una possibilità di ragionare su che cos'è l'arte pubblica e che cosa manca anche a Milano in relazione all'arte pubblica.
Quindi abbiamo chiamato tante persone, anche Anna. Infatti la cosa bella è che Anna e Andrea sono entrambi nel libro da te curato assieme a Cecilia, esatto. e tu comunque sei anche nel libro di Anna. Insomma, ci sono questi incroci e intrecci. Anna, a te, visto adesso anche dopo quello che è stato già detto, sempre in questa idea di arte pubblica come appunto spazio di relazioni, possiamo magari o puoi appunto anche raccontarci in base alla tua esperienza tutta anche la rete di attori e di relazioni che con Connecting Cultures hai cercato di mettere insieme per fare che cosa? Per prenderti cura anche, no, non solo dello spazio pubblico e delle opere d'arte inserite nello spazio pubblico che è anche su due livelli, cioè lo spazio pubblico inteso come spazio urbano, no, nel nostro caso, ma anche lo spazio museale a volte può essere un altro, no, luogo, specialmente per l'arte contemporanea, ma non solo. Sì, grazie. Io non riesco a pensare a un monumento, non funziona questo? Sì, o un monumento anche qualcosa che occupa lo spazio pubblico, cioè un monumento senza pensare proprio nello specifico di uno spazio pubblico, perché gli spazi pubblici intanto cambiano. Nelle città negli ultimi 20 anni si sono irrigiditi, si sono anche impoveriti. Lo spazio pubblico può essere un parco, può essere uno skate park, perché nella periferia è un'altra cosa, sono anche piazzali deserti, piuttosto che non so, sono anche nati dalla gente stessa, perché il bosco in città è stato fatto dai cittadini stessi, con le famiglie negli anni 70, nessuno se lo ricorda, ma poi presa in carico da Italia Nostra, ma comunque è qualcosa che è nata insieme ai cittadini, per cui cioè, non è il monumento, io ho letto anche ultimamente diverse pubblicazioni sul tema del monumento, effettivamente alla fine si arriva a una visione del monumento in crisi, e anche nel libro di Andrea parla del monumento in crisi, che va in crisi diciamo alla fine degli anni 60, a metà anni 60, io credo con l'arte concettuale, ma con gli artisti concettuali, perché comunque il loro interesse non è per lo spazio pubblico, è per il linguaggio, è per come ci si arriva a raccontare la realtà. Allora, un artista come Robert Smithson, di cui Andrea parla molto, o anche Gordon Matta Clark, dal quale prende in prestito il nome, non Monumento, perché faceva sempre neologismi, però loro non sono interessati al territorio in quanto tale, ma al racconto del territorio, cioè lui fa delle ricognizioni in questi luoghi desertificati dall'industria, entropici, cioè praticamente morti, e fa delle installazioni che sono fatte di sabbia e sono come delle tombe. E il problema per Smithson non è il monumento. Per lui l'opera esiste attraverso il suo scrivere su Art Forum, attraverso queste cose, ma anche attraverso semplicemente la performance di andare nei luoghi e far sì che questi luoghi vengano, per parlare di far parlare di questi luoghi. Il tema è il nostro rapporto con il linguaggio, perché la rappresentazione, tutti gli artisti degli anni 60 e 70 hanno fatto fatica a superare questo tema, perché era un momento anche di mediatico molto forte, e ogni cosa in qualche maniera il linguaggio ti viene derubato e ti torna indietro, e tu non riesci a dire ciò che un linguaggio non ti permette di dire,
e allo stesso tempo chi occupa il linguaggio. Io penso anche semplicemente, adesso senza voler fare politica, ma lo slogan come Forza Italia è un'occupazione del linguaggio, se ci pensi, perché di fatto era un modo per dire forza alla squadra nazionale ed è diventato qualcosa di diverso. Per cui in qualche maniera loro cercano di far presente i cambiamenti sottostanti e forse non è un caso che Andrea non parla molto dell'arte italiana. Io mi sono occupata di artisti che negli anni 90 erano giovani e che comunque hanno preso, diciamo, le mosse dall'arte degli anni 70 fondamentalmente, e cito un gruppo di cui parliamo nella mostra, la prima mostra che facciamo da Pistoletto alla Città dell'Arte, l'arte pubblica in Italia, lo spazio delle relazioni. È una mostra che mette insieme artisti, collettivi, curatori e anche finanziatori committenti, perché è pensata come la presentazione di un circuito che non è un circuito commerciale, scusa, è un circuito non è un circuito commerciale, è un circuito di artisti ricercatori, di collettivi che nel caso degli stalker la loro prima azione, perché vorrei chiamarla azione, è una performance, si relaziona direttamente con Smithson, perché loro vanno nella periferia romana dove Robert Smithson aveva fatto una performance nel 69 facendo una colata di asfalto su una collina, e loro cercano intanto sulla mappa questa collina. C'è anche un video su YouTube che è anche divertente di questo asfalto. La performance originaria di Smithson era Asphalt Rundown e loro l'hanno chiamato da loro nel 95 Stalker Rundown, e sono andati in cima a questa collina e si sono buttati giù tutti 4-5 che erano in giù per la collina, e questo era l'inizio. Cioè in questo modo capisci che c'è una continuità tra il monumento e quello che è la performance e il voler vivere lo spazio pubblico in modo critico, però senza dover necessariamente lasciare un segno. E tutti gli artisti con cui abbiamo lavorato, compreso anche Alberto Garucci, che poi fa dei monumenti, cioè chiamiamoli monumenti, delle azioni in realtà che hanno un risultato, che a volte è, non so, restaurare una sala da musica o un teatro per una comunità, un'altra volta, come l'immagine nel libro, è semplicemente una lapide inserita nella stazione di Cadorna di Milano. Se prendete il treno per la Malpensa troverete una lapide dove c'è scritto, in caso lo dico male, tutti i miei passi mi hanno portati qui oggi. E sono riflessioni, sono interventi sullo spazio, sul nostro vivere, e in questo senso la mostra aveva proprio questa volontà di essere interdisciplinare, perché comunque voler mettere insieme gruppi, competenze che coinvolgono anche le comunità, e Stalker fa questo, fa delle grandi camminate che chiama territori attuali, attraversando gli spazi e ponendosi delle domande di tutti i generi sugli spazi, su come sono vissuti, su come sono degradati, di come sono occupati. Si sono occupati di, adesso dico di Stalker perché comunque li ho seguiti nel tempo, ma è uno dei diversi collettivi che fanno parte della nostra mostra del 2003, e
Comunque hanno per esempio un atteggiamento situazionista in questo modo un po' dirompente di occuparsi dello spazio pubblico. No, grazie Anna di aver messo proprio un po' l'attenzione proprio sui linguaggi e le pratiche degli artisti a partire dall'arte concettuale, perché Andrea nella terza parte del libro, che poi è anche la più avvincente, elabora, e sì, perché tu fai proprio una... Perché ti sei annoiata dal lato peccato. No, perché hai fatto una tassonomia, è per quello che mi è piaciuta, sai, quest'ultima parte. Tu usi proprio appunto, diciamo, le pratiche, i linguaggi artistici che minano o che hanno minato a partire dagli anni 60-70, ma insomma si potrebbe anche partire prima, il concetto, l'idea di monumento, monumentale, monumentalità, attraverso proprio una sorta di inversione, no? Di quelle che di solito sono le caratteristiche del monumento, e ti avventuri appunto nella appunto le caratteristiche che di solito sono la verticalità, la visibilità, la permanenza, la materialità, la fissità, la magniloquenza, la transitività, mentre quello che tu chiami monumento, grazie anche attraverso i vari esempi che fai delle pratiche artistiche, degli artisti che ragionano appunto su monumenti e nella nostra relazione con la memoria, appunto inverti tutti questi in una sorta di anche relazione antitetica o rapporto antitetico a tutti questi parametri, diciamo, no? E fai una bellissima tassonomia appunto dei monumenti, una tassonomia che però, come tutte le tassonomie, si intreccia anche quella, e ciascun esempio, caso studio che analizzi può ovviamente rientrare in diverse tassonomie. Allora, adesso per prendere un altro esempio, un'altra immagine, Anna prima citava appunto la lapide che insieme alla statua, che insieme alla statua e diciamo sono tra le espressioni dei monumenti tradizionali più tipiche, che appunto viene reinterpretata, ad esempio anche legata a un evento traumatico del Novecento, l'evento per antonomasia più traumatico del Novecento, alla reinterpretazione appunto di più di un artista. Magari se vuoi partire da qui per appunto spiegarci come i monumenti prendono appunto varie o rielaborano e invertono quelli che sono gli aspetti dei monumenti. Sì, io ho cercato di fare questa tassonomia, che naturalmente, come tutte le tassonomie che riguardano gli oggetti culturali, deve intendersi come aperta e passibile di integrazioni, di modificazioni, anche di qualcuno che mi dica: ma perché lì si è dimenticato questo, potevi citare anche l'altro. Uno dei problemi per cui non riuscivo mai a finire questo libro è che ogni giorno diceva c'è un nuovo monumento che potrei prendere in considerazione per l'ispirazione di Margherita. Diciamo che si tratta di operazioni molto eterogenee che mi sembra che possano essere però ricondotte ad un pensiero unitario, che è una reazione a quella che veniva percepita come un'impotenza. Cioè, se il monumento tradizionale, che è quello pesante, fatto in pietra, fatto in bronzo, fatto in acciaio, materiali duraturi, idealmente eterni, eretto verticalmente, fisso in un posto, massimamente visibile, permanente, eccetera. Se questa roba qua non riesce a farci ricordare, perché sparisce in quella indistinzione figura-sfondo, nessuno se ne accorge più, nessuno lo ascolta più, come facciamo a difendere la nostra memoria, come facciamo a conservarla, come facciamo a tramandarla? Ma proviamo a fare il contrario. Prima facciamo i monumenti che andavano in su, adesso li facciamo che vanno sottoterra. Prima li facciamo massimamente visibili, adesso li nascondiamo così che la gente non li veda. Prima li facciamo pesanti e in materiali duraturi, permanenti, adesso li facciamo di luce, li facciamo di aria, li facciamo di vapore.
prima li facevamo che dovevano durare in eterno, adesso li facciamo come operazioni di una camminata che avviene nel tempo e poi si conclude con una performance. Facciamoli in realtà aumentata con le nuove tecnologie digitali, oppure usiamo dei monumenti che ci sono già, nel caso di prima, no? Ci buttiamo su del colore, oppure ci installiamo delle scritte. C'è un monumento che mi sembra molto interessante a Bolzano, una storia anche affascinante, un fregio, il trionfo del fascismo, commissionato ovviamente durante l'epoca fascista, ma non terminato nella sua installazione durante il ventennio, concluso negli anni 50, cioè finita la guerra, caduto il fascismo, si sono messi a concludere il fregio del trionfo del fascismo con Mussolini, questo bassorilievo come dux equestre, e in mezzo alle gambe del cavallo c'è credere vuol dire combattere, a metà degli anni 50. Allora, quello lì c'è ancora, è lì, un fregio che tu dicevi, non è una stata problematica, quella di Montanelli a Milano, questo ancora di più, in una città tra l'altro italianizzata a tappe forzate, con l'impedimento di insegnare la lingua tedesca. Non era un processo iniziato col fascismo, ma il fascismo ha evidentemente intensificato. Quindi che ci fosse questo fregio qui sul Palazzo delle Finanze, in centro Bolzano, allora questi due artisti hanno deciso questa sovrapposizione che non è cancellare il fregio, come oggi si buttano giù tante statue dei Confederati o di Cristoforo Colombo. No, qui il fregio lo tieni, però lo usi come un palinsesto e ci costruisci su una scritta che interagisce dialetticamente con quel fregio stesso, una scritta che dice il contrario di quello che c'è scritto in mezzo alle gambe del cavallo sotto gli stivali di Mussolini, cioè che nessuno ha il diritto di obbedire. In Kant è una citazione da Hannah Arendt, ma questa frase scritta in ladino, scritta in tedesco, scritta in italiano, lì sopra il fregio, e tu vedi il fregio e vedi anche la frase che lo nega sostanzialmente. La cosa secondo me è un intervento molto bello, perché è un intervento che si potrebbe chiamare di immagine dialettica, cioè un'immagine che è capace di tenere insieme una cosa del suo contrario, no? Che crea un campo di tensione che ti fa capire alcune cose. Così come sono anche poi gli interventi di realtà aumentata, no? Che tu citi nel tuo libro. Sì, questo è un gruppo di artivisti, si chiamano Kinfolk, che hanno creato un'app che ti scarichi sullo smartphone e te la puoi usare anche nel tuo soggiorno, ma riesce meglio se vai a, che ne so, a Manhattan, a Columbus Circle, c'è la statua di Cristoforo Colombo che è controversa, non vai lì col piccone a tirarla giù, con tutte le problematiche che aprono, no? Questi interventi distruttivi che negano un passato, cancellano una testimonianza, con tutto il problema che quando poi noi cancelliamo le testimonianze ci dimentichiamo del passato stesso. Allora no, vai lì e con il tuo smartphone inquadri Cristoforo Colombo, ma mentre lo inquadri puoi cancellarlo digitalmente e sostituirlo con chi? Con dei personaggi che sono tratti dalla storia, ad esempio, dell'anticolonialismo. Questo è un signore, Toussaint Louverture, che era un rivoluzionario haitiano. E poi dentro nella app tu scegli, non so, la donna che ha combattuto per i diritti civili dei neri americani, o per il voto delle donne, o per la rivoluzione nelle colonie, e non solo sovrapponi in realtà aumentata il nuovo monumento a quello vecchio, ma cambi la narrazione della storia del paese, perché la monumentalizzazione, in questo caso degli USA, noi potremmo fare altri esempi nostri, è una monumentalizzazione che declina la narrazione della nostra storia ancora una volta in una direzione piuttosto che in un'altra. Qui fai una contronarrazione,
e puoi ricavare poi delle informazioni su questi personaggi e ti racconti, hai la possibilità di raccontare una storia diversa, non ossificata come quella che è raccontata ad esempio nel National Mall, in cui ci sono ad esempio anche nel famosissimo muro di Mai Linh del Veteran Memorial del Vietnam, ma non vengono citati, non dico i Vietnam del Nord e i Viet Cong che erano i nemici, ma neanche i vietnamiti del Sud che avevano combattuto di fianco agli Stati Uniti. E quindi io ho tentato questo tipo di descrizione. Alla fine mi sono domandato, tra le tante cose di cui mi sono chiesto, ce ne sono un paio che mi piacerebbe rimettere sul tavolo con Cristina, Anna e Roberto. Una, mi pare che ci sia uno sforzo di fare il contrario di tutto quello che ha fatto la monumentalità tradizionale, alla fine però cercando di ottenere lo stesso risultato. Visto che quella là era impotente a farci ricordare, proviamo a fare il contrario, ma qual è l'obiettivo? Quello sempre di cercare di salvare la memoria. E la seconda cosa, quindi uno si domanda, ma ce la fanno? Dopo che la colonna è scomparsa sottoterra, dopo che la performance si è conclusa, dopo che lo smalto rosa è stato lavato dalle imprese di pulizia e mandate al comune, dopo che ho spento lo smartphone ed è scomparso il rivoluzionario haitiano, cosa succede alla mia memoria, mia e alla memoria della mia comunità? Qui credo che dal momento che, come ricordava giustamente Anna, è dalla metà degli anni 60 che hanno cominciato a manifestarsi queste tendenze, credo che sia passato troppo poco tempo. Qua servirebbe forse un'analisi etnografica o sociologica a lungo termine per capire l'impatto, no, che questo tipo di antimonumentalità o di contromonumentalità o di non-monumentalità ha sulla comunità. Ma potremmo anche magari riassumerle qui, magari commentate voi, sul fatto che l'arte pubblica è site specific ma deve essere sempre anche time specific, no? Quindi questa idea di rivederla, rielaborarla, io direi più che riprendere una memoria, aggiungere le memorie o aggiungere le storie parallele, no? Anche ne abbiamo visti questi esempi. Sì, io penso che la memoria cambia e anche la nostra prospettiva del passato cambia, non siamo così non è qualcosa di statico, i monumenti vanno e vengono secondo i regimi e non mi sembra neanche una tragedia, perché il monumento non è la storia è nei documenti e per andare a capire la storia bisogna studiare, bisogna cercare i documenti, bisogna cercare le fonti e bisogna raccontarla in una maniera veritiera. Qualche volta i monumenti raccontano la storia, ma qualche volta spesso no, e sono soltanto rappresentazioni del potere. E questi, francamente, anche dico la mia opinione ovviamente, ma anche il monumento a Montanelli, perché non a Scalfari? Cioè perché non nel cortile dell'ordine dei giornalisti piuttosto che in uno spazio pubblico? Sinceramente non lo so, cioè sì, è stato, cioè non voglio, cioè non è, il tema non è quello di dire chi è stato Montanelli e neanche pensare che per erigere un monumento a qualcuno debba avere un passato specchiato. C'è anche una modalità di decidere che forse non è sempre una modalità condivisa e questo forse è inevitabile. Però vorrei dire due cose sul destino del monumento. In fondo penso che abbia ragione Andrea, perché il monumento può anche tornare e io penso al monumento di un artista ghanese come Ibrahim Mahama, che ha fatto un monumento, che ha creato monumenti che si chiama
on monumental silences, cioè proprio dedicato ai silenzi, e cioè alle omissioni dei monumenti, perché anche questo è un tema importante, soprattutto nel momento in cui noi non ci confrontiamo soltanto con la cultura occidentale, perché fin qui abbiamo parlato sempre in cronos, cioè America, Europa, Stati Uniti, ma anche quelle parti del mondo raggiunti dal mercato dell'arte internazionale. Ma quando arriva un artista ghanese o anche un altro artista come Olu Ogibe, che è stato portato a Kassel da Okwi Benzor, il bravissimo curatore nigeriano, e che comunque Ogibe ha costruito un monumento nel centro di Kassel dedicato agli stranieri e ai rifugiati, e scritto un obelisco in 4 lingue, e nottetempo questo monumento è sparito, chissà perché, ed è stato ricollocato in un'altra parte della città. Questo che cosa dice della nostra tolleranza, della nostra apertura? Sul monumento c'era scritto una frase del Vangelo di Matteo, io ti ho ospitato, cioè, per cui non c'era niente di provocatorio, c'era soltanto un ricordo scomodo, per cui forse il monumento può anche tornarci indietro come boomerang e ci può dare delle botte in testa, no? Beh, hai qualcosa da aggiungere su questo, se no ti faccio un'altra domanda e poi apriamo magari anche la discussione. Sì, non so, Io ho anche una domanda per tutti voi. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che per fortuna ci sono anche altre forme per raccontare la memoria, no? Nel senso che non viene raccontata soltanto dall'arte con degli oggetti che fisicamente restano nel tempo, ma ci sono appunto, oltre i libri ovviamente, che questo lo fanno in maniera molto più precisa, e gli archivi appunto, che possono in qualche modo aiutarci a ricostruire le storie che sono intorno appunto alla nostra vita anche, ecco, semplicemente. Io credo che comunque questo sforzo, per tornare un po' al discorso iniziale, questo sforzo di come dire, dare molte voci anche all'interno del monumento, come non so, appunto, questo intervento effimero certamente, ma che comunque ci porta anche un'abitudine a discutere. Ecco, credo che la vera memoria, il vero lascito di queste cose come dire, temporanee è anche l'abitudine di discutere ciò che ci viene proposto come la memoria. Ecco. E questo credo che lo riescano a fare anche delle cose appunto piccole, degli interventi che possono essere temporanei, anche appunto la vernice che ha riportato a galla delle parti appunto della vita di Montanelli, che evidentemente insomma, esistono, e che forse un po', diciamo, dico come tutti noi, perché insomma non è che spero che non abbiamo nessuno di noi questo tipo di passato, però ecco, tutti noi convivono insomma delle cose buone, delle cose cattive, e quindi insomma, nessuno di noi in qualche modo ha in un certo senso una vita specchiata. Sono tutti scheletri nell'armadio. Scheletri, comunque insomma delle cose che magari tornando indietro dici mamma mia, cioè questi forse non sono le cose, ecco, che avrei dovuto fare. Ma ecco, semplicemente questo per dire, ecco, è la memoria che cioè la possibilità di avere tante memorie, che secondo me è importante da perseguire, perché sennò diciamo, il monumento riacquista quella rigidità che tutto sommato insomma, forse aveva una logica in una società di altri tempi, ma forse adesso in un regime democratico credo che non ne abbia più. Poi posso lanciare la mia? No, perché la volevo lanciare anche così in generale. No, perché in questo percorso, ed è anche il motivo per cui siamo qua, mi sono trovato a riflettere molto sul rapporto tra memoriali, monumenti nel senso di memoriali, e arte pubblica, no? Ma in certi momenti mi è venuto da pensarli come polarmente opposti, nel senso, più è monumento meno è arte,
più è arte, meno è monumento, perché l'arte, l'opera d'arte nello spazio pubblico attira l'attenzione su di sé, è intransitiva da un certo punto di vista, perché tu sei lì e ne apprezzi le forme, i colori, i materiali, la scelta compositiva. Se invece tu ti concentri sul momento transitivo, cioè ti domandi qual è il complemento oggetto di questo oggetto, di questa azione del commemorare, chi è commemorato qui, quale eroe, che cosa è commemorato qui, quale evento, tutta la dimensione artistica dell'oggetto va in secondo piano e in primo piano arriva invece il cosiddetto messaggio commemorativo, no? E allora io a un certo punto, noi stiamo qui a parlare di monumenti di arte pubblica insieme, ma mi domando se non stiamo invece sbagliando tutto e mettendo nello stesso cesto due oggetti che invece fanno a pugno, perlomeno stanno in una tensione. Io la mia domanda andava vicino. Ah, ok, te l'ho rubato. No, è complementare, perché spesso le critiche verso appunto i monumenti e attraverso appunto anche il monumento realizzato con linguaggi più vicino all'arte contemporanea, vedi l'astrazione, no? Vengono criticati i monumenti astratti perché non sono figurativi, no? Perché appunto si dice, l'astrazione, esatto, proprio perché hai citato Pertini prima, l'astrazione può essere appunto transitivamente, no? Collegato a un personaggio, un fatto storico, eccetera, eccetera. Quindi anche qui c'è questa sorta di clash, no? Tra appunto l'oggetto di memoria e l'oggetto di arte contemporanea o realizzato con un linguaggio più vicino all'arte contemporanea. Io non sono molto d'accordo. Un'opera, se è bella, trasmette tutto quello che deve trasmettere. I grandi del passato, così, forse... Ma un'opera di che genere? Ma dipende, per dire, non so... Che ambito sia? Sì, ma insomma, Davide per esempio è una rappresentazione di bellezza, ma è anche la rappresentazione della Repubblica e dell'uomo del popolo armato soltanto di un sasso che sfidava Golia, è sempre che erano ladroni, no? Un'allegoria, ma è sempre figurativa. Però, I medici. sì, i medici ovviamente. Sì, era figurativo, ma io non riesco a fare questa differenza tra figurativo e astratto e neanche Andrea lo fa, perché sì, ma sto parlando per esempio, da parte di chi non lavora, no, di chi non lavora, sì, del pubblico che guarda, ma le opere di chi non belle sono lavora. belle, cioè quell'opera a Buchenwald che è un monumento che celebra, sì, se riesci a rimetterlo, guarda, non sembra particolare lì, però bisogna sapere della storia, che io ho imparato leggendo il libro di Andrea, perché non conoscevo questo monumento, e ve lo racconto brevemente perché questo diceva, appunto raccontava Andrea, che è un monumento che è un doppio memoriale, un monumento che celebra un monumento che era stato realizzato nel 1945, nel momento in cui le vittime che erano, cioè le persone incluse a Buchenwald sono state liberate e hanno realizzato un monumento, un obelisco con il legno delle loro baracche. E ovviamente questo monumento è durato poco e dopo 50 anni, nel 50° anniversario della liberazione, questi due, cioè l'artista Hoheisel e l'architetto Knitz sono stati invitati a fare questo monumento. Questa pietra è una pietra che è tenuta calda a temperatura corporea umana, e le persone che mettono le mani su questa pietra, cioè trovano il calore umano delle persone
che sono sopravvissute, per cui è un monumento ai sopravvissuti piuttosto, e io lo trovo bellissimo, cioè concettualmente, e poi è un monumento che non è sulla visione, sulla visibilità, ma è dipende dal tatto, cioè, ed è una cosa molto fisica, e secondo me c'è un'immediatezza che va oltre ogni teorizzazione, penso. Tra l'altro ci fa capire anche che cos'è imitazione, no? Perché lì è una lastra e dici, beh, ma i prigionieri non li vedo raffigurati, sembra un momento astratto, no? Però in realtà imita la temperatura del corpo umano, quindi Sì, da un altro punto di vista è un rapporto diretto, lì c'è la relazione in qualche maniera. Bene, magari sentiamo se dal pubblico c'è qualche domanda, commento, curiosità. Una curiosità, non so se mi piacerebbe sapere se ritenete che sia arte l'operazione che è stata fatta al Parco Ravizza riguardante il recupero di quella che era la centrale del latte da parte di Bocconi, credo a cura di Bocconi soltanto, non so se il comune o comunque Milano in quanto luogo nel quale questa io trovo opera d'arte che era poi intorno a tutta la centrale del latte si trovava. Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione in merito a recuperi di questo genere, ecco, che non sono delle opere d'arte nuove, bensì un recupero di qualche cosa che già esisteva, che ha una sua memoria, ma se ne è parlato pochissimo. E ci trovi impreparati. Ma come tipo? Mi sono spiegata rispetto al tipo di operazione che è stata fatta. Intorno alla nuova area di Bocconi, in via Sarfatti, che nasce dove c'era prima la centrale del latte, c'erano una serie di mosaici, tutti a tema centrale del latte, sviluppati nel periodo, credo, degli anni 50, in cui là si stava la centrale del latte. Bocconi e credo Comune di Milano hanno recuperato tutti questi mosaici e li hanno esposti in Parco Ravizza. Al di là del fatto che voi ne siate a conoscenza o meno, vi sembra un'operazione che può dirsi, voglio dire, iscrivibile all'interno di sono monumenti oppure no? Qual è la vostra opinione? Sono operazioni di memoria, credo, anche di recupero che si fanno spesso, direi che è patrimonio pubblico, quindi credo che siano utili, e forse necessari. Ecco. Sul specifico però non saprei. Sono operazioni di cui poi si sa pochissimo, tra l'altro, che però a passato c'è molto interessante, proprio il parco è chiuso alla percorrenza d'auto, prima era attraversabile, invece adesso è soltanto pedonale, e uno dietro l'altro, dietro la Paolo Grassi tra l'altro, quindi una zona frequentatissima da parte di studenti e via dicendo, dalla comunità. C'è stato questo recupero significativamente valido sotto profilo estetico, a mio avviso, anche traccia di una memoria del quartiere, ma della storia di Milano. È curioso che se ne parli così poco. È importante che venga anche spiegato un po', perché trovo che molto spesso le didascalie, cioè, sono una ripetizione per iscritto di quello che vedi già, no? E non aggiungono, mentre non so, anche nel caso italiano quello che rimane dell'epoca fascista, e a volte per esempio nei luoghi pubblici tipo di Sironi, nell'aula magna dell'Università di Roma c'è questo enorme e questo c'è stato restaurato di recente, e ne parla Francesca Gallo nel nostro libro, e dici si doveva fare, non si doveva fare, ma è un'opera così monumentale. Sironi è un artista, non è uno che fa monumentini, e va spiegato, va comunque raccontato anche quello che è successo in quella università, che ci sono state epurazioni, che comunque i professori banditi, cioè quello va raccontato, cioè magari insieme e a fianco all'opera. Grazie. C'è qualche altra domanda o intervento?
timidi. No, non siate timidi. Altrimenti possiamo, magari, dunque, non abbiamo affrontato, adesso che non so neanche che siamo quasi in chiusura, direi, forse se non c'è, sì, vorresti dire una... Perché forse ho visto delle persone di Studio Azzurro e volevo dire una cosa, perché siccome si parla di arte immateriale, e come l'arte immateriale può essere o deve essere considerata arte rispetto a tanta altra, perché si parla di monumento, però i monumenti non sono tutti opera d'arte, però all'interno di un ambito come l'arte immateriale o digitale, come giudicare, cioè non tanto per giudicare, ma cos'è che distingue un'opera digitale nella sua qualità? E io parlo per me, quello che a me sembra che possa distinguere l'arte immateriale, per esempio alcune opere di Studio Azzurro come gli ambienti sensibili oppure come, non so, meditazioni mediterranee, è comunque la capacità che gli autori hanno avuto di utilizzare i linguaggi senza esserne vittime, perché la programmazione, credo, e questo magari si può chiedere anche a qualcuno in sala, la programmazione commerciale è molto fagocitante e quello che sono riusciti a fare è qualcosa di estremamente poetico, usando quel linguaggio insieme a, non so, testi di poeti piuttosto che riferimenti all'arte antica, e fa di quel tipo di lavoro delle opere d'arte che secondo me rimangono, al di là di se sono monumenti o non sono monumenti. Però mi sembra che tutto questo tema immersivo è un tema importante in questo ambito, anche nel monumento, e forse va detto questo. Credo che Andrea avrebbe qualcosa da dire Sì, sull'immaterialità. Sì, no, io faccio sempre fatica Ci vorrebbero anche 7-8 ore. ad accettare l'idea che gli oggetti digitali siano immateriali, no? Ad esempio, quando il telefonino si riempie di foto ti dice non c'ho più spazio qua, liberami perché non riesco più a registrarti le foto, no? Quindi vuol dire che lì c'è una diversa materialità che non è quella. Sì, Però rispetto a Studio Azzurro, io penso che Studio Azzurro abbia fatto dei memoriali e abbia fatto delle opere che non sono memoriali, anche se il tema del passato, della memoria è naturalmente sempre centrale per loro. Per me è stato attraversare alcune delle loro opere importante perché sono opere con cui tu interagisci. Non è un monumento tradizionale che vai lì, lo contempli, magari è recintato, non ti puoi avvicinare. È un altro modo di relazionarsi al tema della commemorazione, al tema della memorializzazione, perché sei chiamato a compiere un'azione e in questo senso modifichi anche il memoriale, perché nel momento in cui tu agisci quello risponde in una maniera diversa, e questo è stato per me un momento importante di riflessione grazie a Studio Azzurro. Era molto interessante quello che fecero alle città invisibili di Calvino in Triennale. Ricorda che erano le persone che salivano sulla scalinata insieme con le persone che salivano sulla scalinata, a proposito di Studio Azzurro, un'esperienza di condivisione. Scusa, siamo tutti in silenzio. Scusa, anzi, grazie. Vuoi fare un'ultima battuta tu? Beh, che così chiudiamo. No, io volevo, magari appunto, una cosa che volevo ricordare appunto a proposito di memoria, di storia, eccetera, è la celebrazione, questo Andrea lo sa perché ne abbiamo già parlato, no? La celebrazione che gli militari hanno fatto della prima guerra mondiale.
E su questo credo che sia stata una presa di coscienza da parte delle istituzioni di dover parlare con tante voci. Quindi come si fa a celebrare la prima guerra mondiale senza essere retorici? E in parte lo sono stati, questo è inevitabile, ma dall'altra parte hanno creato tutta una serie di eventi che hanno raccontato le storie che sono successe intorno alla prima guerra mondiale, ovvero, non lo so, una conseguenza è stata che l'Irlanda è stata divisa in due parti e quindi raccontare quell'episodio, oppure e quindi tracciare questo confine e farlo rivedere colorato, per esempio, oppure il fatto che le donne per la prima volta hanno avuto la possibilità di votare, oppure il fatto che 5 milioni di persone che hanno combattuto la prima guerra mondiale non erano né nordamericani né europei, ma venivano dall'Africa, e quindi raccontare queste storie, ecco, e il tutto in un certo senso dando voce non all'eroismo, non al fatto che la guerra l'avesse vinta qualcuno, ma al fatto che quella guerra, chi l'ha vinta, chi l'ha persa, in qualche modo non è importante, ma è importante che quelle persone sono morte e che in qualche modo hanno lasciato dei vuoti. Ecco, hanno tentato di raccontare questo. Ecco, credo che, non lo so, io era un po' la prima volta che mi trovavo con una attenzione a questa, diciamo, attitudine anche proprio alle relazioni, alle tante voci polifonica, che veramente mi ha sorpreso, ecco, coinvolgendo artisti straordinari, da William Kentridge a appunto Jeremy Dell, John Boyle, oppure ecco, a Confra, esatto. In qualche modo hanno fatto questa, diciamo, lunga celebrazione, poi durata appunto dall'inizio della guerra alla fine della guerra, no? Quindi ogni, come dire, piccolo passaggio di tempo e ogni evento importante, la battaglia delle Somme, oppure non so, la resa alla fine, cioè quindi la vittoria, sono state raccontate in modi diversi, e la vittoria è stata raccontata in un modo meraviglioso, direi, con una serie di disegni sulla spiaggia, sulle spiagge, in cui si approfittava della bassa marea per fare questi grandi disegni collettivi di persone, quindi che dall'alto si vedeva che erano delle singole persone, dei ritratti, e che poi l'alta marea recuperava, e questa poesia, io non ricordo chi, accompagnava questo viaggio, parlando di come noi e il nostro processo di memoria è un processo che ogni tanto ci fa scordare che la guerra sono morti, e quindi abbiamo questa coazione a ripetere e quindi ripresentare la guerra come un possibile, diciamo, una possibile strada per risolvere le questioni internazionali. Benissimo, mi sembra una conclusione bellissima, no? Questa idea che la memoria e la storia vanno continuamente riattivate e non solo riprodotte, ripresentate, ma anche prodotte, come dice anche Andrea nel suo libro, nel presente, proprio perché è un discorso che continua, no? E che unisce le epoche. Bene, vi ringraziamo molto.